Oggi ho pensato di proporvi le tagliatelle alla papalina, una sorta di parente più elegante del celebre piatto romano. Cominciamo dalla pasta fresca, quindi mettiamo nella ciotola di una planetaria munita di frusta K la farina. Rompiamo le uova. Le rompiamo. Azioniamo la macchina e uniamo le uova. Se l'impasto dovesse risultare un pochino asciutto, possiamo aggiungere 1 o 2 cucchiai di acqua. Questo capita se le uova, per esempio, non sono uova grandi ma uova medie. Ora che gli ingredienti si sono uniti, li mettiamo sul nostro piano di lavoro e li lavoriamo a mano per compattarli bene e renderli omogenei. Perfetto, ora che abbiamo unito bene gli ingredienti, formiamo una nostra pallina e la lasciamo riposare per mezz'ora sotto una ciotola rovesciata. Per il nostro condimento iniziamo col tagliare il prosciutto cotto. Come vedete io ho delle fette spesse mezzo centimetro che adesso taglio prima a listerelle e successivamente a cubetti. Ora in una padella mettiamo dell'olio extravergine di oliva e ci aggiungiamo della cipolla tritata. Dobbiamo farla rosolare per almeno 10-15 minuti in modo che appassisca, quindi a fuoco dolce. Le fettuccine alla papalina sembra siano nate nei primi anni 50. Il cardinale Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII, chiese di poter gustare un piatto che celebrasse la tradizione romana ma dall'aspetto più elegante, adeguato alla tavola di un nobile. E così nacque questo piatto. Il Papa voleva anche un piatto un pochino più leggero e quindi si sostituì il guanciale con del prosciutto. All'inizio sembra che fosse prosciutto crudo, ma adesso si fa anche molto spesso col prosciutto cotto perché è ancora più leggero e poi piace molto di più ai bambini. Ora che la cipolla è ben appassita, vi consiglio di aggiungere un goccino di acqua quando comincia ad appassire, così diventerà ulteriormente morbida. L'acqua deve essere però completamente sparita. Aggiungiamo il prosciutto. Ripeto, io utilizzo quello cotto, ma voi potreste anche utilizzare quello crudo. Anche il prosciutto si è insaporito e adesso posso introdurre i pisellini. Sono piselli che ho fatto scongelare. Quando è stagione ovviamente potete usare anche quelli freschi, solo che andranno cotti un pochino di più di questi. Questi una volta scongelati li potete fare saltare 2 minuti e sono pronti. Spengo il fuoco e lascio intiepidire. Prendiamo la nostra pasta fresca, la dividiamo. Ovviamente quella che non usiamo teniamola sempre sotto la ciotola in modo che non si asciughi troppo. Ora appiattiamo bene il nostro impasto e lo passiamo tra i rulli di una macchinetta tirapasta, dallo spessore più largo arrivando fino a metà. L'impasto è molto asciutto, quindi forse non servirà neanche la farina. Dopo la prima volta chiudiamo in questo modo l'impasto e lo ripassiamo.
Eccoci qua, siamo più o meno a 1 millimetro di spessore e le tagliatelle, fettuccine, insomma più o meno devono avere una lunghezza di 40 centimetri. Io adesso elimino le punte stondate, arrivo più o meno a 40 centimetri e metto la trafila per le fettuccine. Mi preparo un vassoio con un po' di farina di canovaccio. Ed ecco il nostro primo nido. Adesso continuo così con il resto dell'impasto. Ora terminiamo di preparare il condimento aggiungendo la crema di uova, quindi ne mettiamo alcune intere e di alcuni tuorli. Aggiungiamo anche il pecorino, il pepe e mescoliamo. Poi nell'uovo aggiungiamo parte del condimento preparato in precedenza. Ne lasciamo un po' da parte. Il condimento è pronto, l'acqua sta bollendo. Ci metto il sale e poi ci caliamo le nostre fettuccine. Le fettuccine sono cotte, ci vorranno all'incirca 5 minuti dalla ripresa del bollore. Adesso le scolo e le metto direttamente nel condimento. Se dovesse servire possiamo aggiungere anche un goccino di acqua. Bella cremosa, siamo pronti per impiattare. Un altro po' di condimento bello cremoso e saporito e prima che la pasta si asciughi vado a fare una foto.